Benvenuti e benvenute. Vi siete mai chiesti come faccia un'intelligenza artificiale a capire quello che le scriviamo? Beh, il segreto sta tutto in una parola: token. Oggi andiamo a scoprire insieme cosa sono e perché, credetemi, sono assolutamente fondamentali. Sembra quasi una magia, no? Una macchina che capisce solo uni e zeri e che riesce a leggere il nostro linguaggio. Ma non lo è affatto. Dietro a tutto questo c'è un sistema davvero ingegnoso e oggi siamo qui proprio per svelarlo. Allora, ecco la nostra mappa per questo viaggio. Partiremo da questo apparente mistero per poi svelare il segreto dei token. Vedremo come le parole si trasformano in numeri e scopriremo che non tutti i token sono uguali. E soprattutto capiremo perché tutto questo ci riguarda da vicino. Alla fine tireremo le somme. E il segreto, come abbiamo appena detto, sono proprio loro, i token. Pensate ai token come a dei mattoncini Lego. È un'analogia perfetta. L'IA, di fatto, prende il nostro linguaggio, lo smonta in questi piccoli mattoncini e poi li usa per costruire la sua comprensione, pezzo dopo pezzo. Geniale, no? Ok, quindi, per essere precisi, un token è la più piccola unità di testo che ha un significato matematico per un'intelligenza artificiale. È il primo, cruciale passaggio. Senza questo, l'IA non potrebbe interpretare assolutamente nulla di quello che le scriviamo. È la base di tutto. E la cosa che forse sorprende di più è la flessibilità di un token. Può essere una parola intera, come ciao, ma anche solo una parte di parola, un singolo carattere, la punteggiatura, persino un emoji. Ad esempio, in una parola complessa come incredibilmente, l'IA potrebbe vederci 3 token: in, credibil e mente. Si inizia a capire la logica? Bene, adesso che abbiamo capito cosa sono, vediamo come funziona. Come avviene questa trasformazione? Come si passa dalle nostre parole a qualcosa che una macchina può effettivamente masticare e processare? Ecco, questo è il punto cruciale. La rivelazione, se vogliamo. I computer, alla base di tutto, non lavorano con le parole, lavorano con i numeri. Non capiscono casa o gatto, capiscono solo sequenze numeriche. I token, quindi, sono il ponte che collega questi due mondi, il nostro e loro. Questo processo ha un nome: tokenizzazione. E pensate un po', non è un'idea recente nata con ChatGPT, anzi, è una tecnica che esiste fin dagli anni 70, quando i primi rudimentali motori di ricerca dovevano trovare un modo per indicizzare le informazioni sul web. Il processo, in pratica, si svolge in 4 fasi. Primo, la normalizzazione. Il testo viene pulito, tutto in minuscolo, via le cose strane. Poi, la scomposizione. Il testo viene fatto a pezzetti, i nostri token. A questo punto a ogni token viene dato un numero, un ID unico, come se fosse una voce in un dizionario gigante. E infine l'elaborazione. Il modello non legge più le parole, ma questa sequenza di numeri, e cerca schemi e relazioni per capire il senso e prevedere cosa dire dopo. E qui le cose si fanno ancora più interessanti, perché non c'è un solo modo di creare questi mattoncini. A seconda dell'obiettivo si usano strategie diverse, ognuna con i suoi vantaggi e svantaggi. Guardiamo questo esempio. La tokenizzazione per parola è molto semplice. Una parola, un token. Facile. Ma cosa succede se il modello incontra una parola nuova, che non ha mai visto? Va in crisi. La tokenizzazione subword, quella usata dai modelli più furbi come GPT, è molto più intelligente. Scompone parole complesse, come tokenizzazione, in parti più piccole e comuni che già conosce. Token, izza, zione. Questo è un vantaggio enorme. Permette all'IA di generalizzare. È un po' come facciamo noi. Se leggiamo una parola che non conosciamo, ma ne riconosciamo la radice o il suffisso, riusciamo a farci un'idea del suo significato. Ecco, i modelli di IA fanno una cosa molto simile. Ok, tutto molto interessante. Ma perché questo ci interessa nella vita di tutti i giorni? Perché il concetto di token ha delle conseguenze molto concrete per chiunque usi questi strumenti. Prendiamo questa frase. Per noi è un semplice testo, un insieme di parole, ma per un'IA è una sequenza di token. E non solo le parole a contare, ma anche gli spazi, la punteggiatura, tutto viene spezzettato. Ed ecco il risultato. La frase che abbiamo appena visto, che ha 295 caratteri, per un modello come GPT-4o diventa 78 token. Vedete, non c'è una corrispondenza 1 a 1 tra parole e token, e quel numero, 78, è quello che conta davvero.
E perché conta così tanto? Per due motivi principali. Primo, i costi. Molti servizi di IA si pagano a gettone, o meglio a token. Più token si usano, più si paga. Secondo, la velocità. Più token da elaborare significa più tempo di calcolo, quindi capire come funzionano i token è fondamentale per ottimizzare sia i costi che le prestazioni. E poi c'è un limite fisico. Un modello come GPT-4 può gestire in una sola volta circa 32.000 token. Questa è la sua memoria a breve termine, la cosiddetta finestra di contesto. Se una conversazione o un documento supera questo limite, l'IA semplicemente inizia a dimenticarsi le cose che sono state dette all'inizio. Ok, siamo quasi alla fine del nostro percorso. È il momento di rimettere insieme tutti i pezzi e tirare le somme, per capire davvero perché questo concetto è così centrale. Insomma, la tokenizzazione è una vera e propria svolta per tanti motivi. Rende il nostro linguaggio comprensibile alle macchine, lo trasforma in numeri, permettendo di trovare schemi e connessioni, riduce la complessità dei calcoli e, cosa importantissima, aiuta i modelli a essere flessibili, a gestire lingue diverse e parole che non hanno mai visto prima. E così il cerchio si chiude. Tutto parte da questi semplici mattoncini. Tutta l'incredibile capacità che vediamo oggi nelle intelligenze artificiali, la capacità di conversare, di tradurre, di riassumere, persino di creare, tutto emerge dalla combinazione intelligente di questi elementi fondamentali, i token. Spero che questo viaggio nel mondo dei token sia stato utile e interessante. La prossima volta che interagirete con un'intelligenza artificiale, saprete che dietro ogni sua risposta, anche la più complessa, ci sono questi piccoli ma potentissimi mattoncini del linguaggio. Grazie per l'attenzione.